C'è una singola frase che rovina la stragrande maggioranza delle riunioni aziendali e scommetto che l'hai detta un sacco di volte anche tu. Il problema è che sembra perfino innocua, anzi, sembra positiva come frase e di solito la dici quando pensi che sia tutto chiaro, ma spesso è proprio in quel momento che stai buttando a mare la tua riunione. Tra poco te la faccio vedere e scommetto che farai un salto sulla sedia perché penserai, cavolo, quante volte l'ho detta anch'io. Ok, allora iniziamo. La prima volta che mi sono accorto davvero di questo meccanismo avevo poco più di 20 anni. Ero in una delle mie prime riunioni in Barilla, dove poi ho lavorato per quasi 10 anni. Era una normale riunione commerciale. Si parlava di punti vendita, attività da fare, priorità, clienti, obiettivi. Niente di straordinario, una di quelle riunioni che in azienda sembrano perfettamente normali. Tutti ascoltavano, tutti prendevano appunti, tutti sembravano perfettamente allineati. A un certo punto chi stava guidando la riunione arrivò alla chiusura e disse quella fatidica frase, la classica frase che tutti abbiamo sentito 1000 volte. Qualcuno annui, qualcuno disse di sì, qualcun altro fece quella faccia da beh certo, tutto a posto. Fine della riunione. Sembrava andata bene in effetti. Il problema è che nei giorni successivi è successa una cosa molto interessante. Ognuno iniziò a muoversi in modo leggermente diverso. Uno aveva capito che la priorità era una cosa, un altro aveva capito che la priorità fosse un'altra. Qualcuno pensava che bisognasse agire subito, mentre qualcun altro invece aspettava ulteriori conferme. Eppure in riunione sembrava tutto chiarissimo. Ecco la fatidica frase, era questa. Tutto chiaro? Aspetta però, fermati subito, non liquidarla dicendo vabbè Alessandro, questa la diciamo tutti. È proprio questo il punto. E adesso arriva la parte più interessante. Questa frase la diciamo tutti perché sembra normale, sembra educata, sembra perfino una buona domanda. Ma adesso non fermarti alla frase, perché la cosa importante non è solo sapere che tutto chiaro può creare problemi. La cosa importante è capire perché crea problemi e soprattutto cosa puoi dire al suo posto già dalla tua prossima riunione. Presta la massima attenzione perché sto per suggerirti 3 domande molto più efficaci, molto più utili, che possono cambiare completamente il modo in cui chiudi una riunione. 3 domande semplici, ma capaci di evitare fraintendimenti, errori, mail inutili, telefonate di chiarimento e quella sensazione fastidiosa di dover ripetere sempre le stesse cose. Quindi resta con me, perché qui non stiamo parlando di teoria. Stiamo parlando di comunicazione aziendale applicata alla vita reale di un imprenditore, di un manager, di un team, alla tua azienda. Il problema non è la frase in sé, il problema è l'illusione che quella frase crea. Perché quando tu chiedi tutto chiaro e le persone annuiscono, hai la sensazione di aver chiuso bene la riunione. In realtà molto spesso non hai verificato niente, hai solo raccolto un sì e quel sì ti tranquillizza, ti fa pensare perfetto, siamo tutti allineati, ma attenzione, essere d'accordo non significa avere capito tutti la stessa cosa e questa è una delle trappole più pericolose della comunicazione aziendale. Se questa scena ti è familiare, se ti è già capitato di uscire da una riunione convinto che fosse tutto chiaro e poi dover ripetere tutto da capo, lascia un like a questo video, fallo subito. Non per farmi un favore, sia ben chiaro, ma perché così YouTube capisce che questo tema interessa a imprenditori, manager e persone che vivono davvero queste dinamiche ogni giorno in azienda. Ma ora torniamo a noi. Nella comunicazione aziendale il problema non è quando qualcuno ti dice non ho capito. Quello paradossalmente è un buon segnale invece, perché almeno il problema viene fuori. Il vero problema è quando tutti pensano di avere capito, ma ognuno invece ha capito una cosa completamente diversa. Ed è lì che nasce il caos, non nel momento della riunione, ma subito dopo la riunione, quando le persone tornano al lavoro, quando partono le mail, quando iniziano le telefonate, quando qualcuno fa una cosa diversa da quella che ti aspettavi, quando tu ti ritrovi a dire ma com'è possibile? L'avevamo detto in riunione. Quante volte succede questa cosa nella vita reale? E quante volte dopo ti viene da pensare, ma devo sempre ripetere le stesse cose? Ma forse il punto non è che devi ripetere, forse il punto è che la prima volta non hai verificato davvero cosa fosse stato capito. Hai parlato, hai spiegato, hai chiesto tutto chiaro, ma non hai chiuso il circuito della comunicazione. E questo succede continuamente nelle piccole e medie imprese, nei team commerciali, nei reparti interni, nelle riunioni tra manager e collaboratori. Non perché le persone siano poco attente, non perché non ascoltano,
ma perché spesso la comunicazione aziendale interna resta troppo generica. Si parla tanto, si chiarisce poco, si chiude in fretta. E poi ci si stupisce se le persone interpretano. Ora, se mentre mi ascolti stai pensando, questo succede anche nella mia azienda, nelle riunioni, nelle deleghe, nelle email, nei passaggi con il team, allora probabilmente c'è un punto preciso in cui la tua comunicazione aziendale si sta rompendo. Ed è proprio il tipo di situazione che possiamo analizzare insieme nel check-up punto zero. Non è una chiacchierata generica, serve a capire dove si crea confusione nella tua comunicazione, dove il messaggio perde forza e quali sono almeno 3 azioni concrete che puoi mettere in campo per iniziare a sbloccare il problema fin da subito. Trovi il link in descrizione. Adesso però torniamo alla riunione perché voglio darti una soluzione pratica. Cosa puoi dire al posto di tutto chiaro? Sto per suggerirti 3 domande semplici ma molto molto potenti. 3 domande che puoi usare già dalla tua prossima riunione. La prima domanda è: che cosa abbiamo deciso in concreto in questa riunione? Questa domanda è molto diversa da tutto chiaro, perché obbliga tutti a fare una sintesi. Non basta dire sì, sì, ci siamo. No, che cosa abbiamo deciso davvero? Qual è il punto fermo? Qual è la priorità? Qual è la decisione che da domani deve guidare il comportamento delle persone coinvolte in questa riunione? Perché una riunione senza una decisione chiara non è una riunione, è una conversazione lunga, magari anche interessante, ma non necessariamente utile. La seconda domanda è: chi fa che cosa entro quando? Questa è fondamentale perché molte riunioni non falliscono durante la riunione, ma falliscono dopo, quando nessuno ha una responsabilità precisa. Se una cosa è di tutti, spesso non è di nessuno e quando non c'è un responsabile, non c'è vera azione. Ed è qui che entra in gioco anche il team management. Gestire un team non significa solo dire alle persone cosa devono fare, significa rendere chiaro il collegamento tra decisione, responsabilità e risultato atteso. Perché se manca questo collegamento, la comunicazione resta sospesa e quando una comunicazione resta sospesa, prima o poi qualcuno la interpreta a modo suo. La terza domanda è: c'è qualcosa che non è ancora sufficientemente chiaro? Questa è una domanda semplice, molto più semplice di tante altre formule complicate, ma funziona perché permette alle persone di fermarsi un attimo e dire: aspetta, su questo punto forse non siamo perfettamente allineati, oppure qui avevo capito una cosa diversa, oppure prima di partire chiarirei meglio questa parte. Ed è esattamente lì che eviti il problema, prima che diventi una mail inutile, prima che diventi un errore, prima che diventi una telefonata di chiarimento, prima che diventi l'ennesima frase: ma io avevo capito un'altra cosa. Questa è comunicazione aziendale efficace. Non parlare di più, non fare riunioni più lunghe, non mandare altre 10 mail, ma fai domande migliori nel momento giusto. Perché il punto non è chiedere tutto chiaro, il punto è verificare che cosa sia davvero molto chiaro. Vedi la differenza? Una chiusura debole è: ok, tutto chiaro? La risposta sì, e tu pensi di avere finito. Una chiusura forte invece potrebbe essere questa: prima di chiudere, ricapitoliamo un attimo. Che cosa abbiamo deciso in concreto? Chi fa che cosa entro quando? Prima di chiudere, c'è qualcosa su cui rischiamo di capirci male? Nel primo caso ottieni consenso apparente, sì, tutto chiaro. Nel secondo ottieni chiarezza operativa. E questa è una grande differenza nella leadership aziendale, perché un leader non è quello che parla di più, è quello che crea le condizioni perché le persone capiscano meglio e agiscano meglio. E il vantaggio concreto qual è? Che dopo la riunione devi rincorrere meno persone, devi correggere meno errori, devi mandare meno messaggi di chiarimento, devi ripetere meno volte le stesse cose. E soprattutto trasformi una riunione da semplice momento di discussione a punto di partenza per azioni chiare. Perché una buona riunione non finisce quando tutti dicono sì, finisce quando ognuno sa esattamente cosa deve fare, quando e con quale risultato atteso. Ora ti chiedo una cosa molto importante: scrivi nei commenti: 1,
se anche tu alla fine di una riunione usi spesso la frase tutto chiaro. Scrivi invece 2 se usi le domande più precise per verificare che il team abbia capito davvero. E se ti va, raccontami anche cosa succede più spesso nella tua realtà. Le persone dicono di aver capito o fanno altro? Oppure escono dalla riunione già con dubbi che nessuno ha il coraggio di dire? Mi interessa leggerlo perché qui non stiamo parlando di teoria, stiamo parlando di risultati. Ogni volta che una riunione finisce male, il problema non resta nella riunione, si sposta nel lavoro quotidiano, diventa un errore, una telefonata in più, una mail inutile, una tensione nel team, una scadenza mancata, una decisione che non diventa azione. E poi magari ti ritrovi a dire, devo dire sempre le stesse cose, le devo ripetere. Ma a volte il problema non è che devi ripetere, il problema è che la prima volta non hai chiuso davvero il circuito della comunicazione. Sono 3 domande semplici, ma possono cambiare completamente la qualità della tua comunicazione interna e possono aiutarti a passare da riunioni lunghe, vaghe e dispersive a riunioni più brevi, più chiare e più orientate all'azione, perché la comunicazione aziendale non si misura da quanto hai parlato, si misura da cosa succede dopo che hai parlato. Se dopo la riunione le persone agiscono meglio, hai comunicato bene. Se dopo la riunione devi correggere, rincorrere, spiegare di nuovo e rimettere ordine, allora qualcosa si è rotto. E probabilmente si è rotto prima di quando pensi, magari proprio nel momento in cui hai detto tutto chiaro. Se questo video in qualche modo ti è stato utile, lascia un like e iscriviti al canale attivando la campanella. Nei prossimi video parleremo anche di leadership aziendale e vedremo perché a volte il team non ti ascolta anche quando tu sei convinto di essere stato chiarissimo. E lì toccheremo un altro punto molto concreto in cui spesso si rompe il risultato. E se vuoi capire dove si rompe esattamente la comunicazione aziendale nella tua impresa, nel tuo team o nelle tue riunioni, puoi prenotare il tuo Checkup punto zero. Trovi il link in descrizione. Lo analizziamo insieme, individuiamo almeno 3 azioni pratiche per ridurre confusione, migliorare chiarezza e fare ripartire il lavoro con più direzione. Ricorda, le riunioni non servono a parlare di più, servono a creare più chiarezza. E dove cresce la chiarezza, spesso iniziano a crescere anche i risultati. Ci vediamo al prossimo video.